Ben ritrovati a Filo Rossonero, qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Buonasera, buonasera a tutti. Allora Carlo, notizia di oggi pomeriggio di Milan News, già degli esclusi, presunti esclusi perché non è ancora una notizia ufficiale, dalla tournée americana, tra cui Ante Rebic, Orighi e anche Lazetic e Ballo Touré. Ovviamente da casa ti chiedono se ti aspettavi tutte queste esclusioni e che strategia ti aspetti dal Milan per allontanare. È brutto usare il verbo allontanare, però insomma per fare in modo che questi giocatori non facciano più parte della rosa per la prossima stagione. No, non sono sorpreso, anzi a me risulta anche un altro, poi vedremo domani se è vero, se sia vero o meno, ma non sono sorpreso, non riesco a capire come sia uscita, visto che domani c'è la partitella e quindi non puoi sapere come finisce la partitella, magari hai bisogno di Orighi e Rebic, perché non è che puoi andare a giocare senza una punta o con dei giocatori contro Juventus, Barcellona e Real Madrid con una squadra raffazzonata. Però questa è uscita la voce, è la strategia giusta o lo dirà solamente il prosieguo del mercato? Sarà una strategia giusta se Orighi e Rebic ancora più fortemente avvisano i loro procuratori di andare a cercare un'altra squadra. Ma se loro dicono noi stiamo qui a Milano e non ci muoviamo, non puoi fare niente. Al limite li puoi mettere a lavorare a parte, però anche lì fai lavorare a parte un giocatore che lavora a parte a 3 milioni e mezzo al mese, all'anno non è una cosa tanto producente per la squadra. Quindi la Juventus ha fatto così con Bonucci e gli altri, loro hanno detto loro vogliono rimanere, non so, lì dipende un po', se dipendesse da me, se a Mediaset mi avessero messo a non far più nulla e io ho un procuratore di andarmi a cercare Rai, la 7, Sport Italia, la BBC e una di queste quattro a buon ingaggio mi prende, io me ne vado, non mi diverto, però è un punto di vista. Tra l'altro, prima hai parlato anche tu, no, di con quali attaccanti presentarsi, perché in questo momento per la tournée, se non arrivasse nessuno prima dell'inizio delle partite, giocheremo, non ti dico senza attaccanti, però veramente con pochissimi attaccanti, perché appunto cioè, starebbero a casa 3 attaccanti, perché anche Lazetic comunque, per quanto non l'abbiamo mai visto tanto, però è un attaccante. Rimane solo Lorenzo Colombo e Giroud. Sì. Giroud ha iniziato ieri, mi sembra, ieri o oggi la preparazione. Oggi è già il 19 e quindi la prima partita è fra 4-5 giorni. C'è proprio questo rischio che il vero attaccante là davanti centrale tu non lo possa avere, perché non credo che con 4-5 giorni di preparazione nelle gambe tu possa schierare già Giroud o Lorenzo Colombo che è appena arrivato. No, infatti capiremo se arriverà qualcuno, Carlo, anzi ti chiedono qual è il giocatore che ti aspetti di vedere prima degli altri il rossonero tra Dani Juma, Musa, ti aspetti qualcosa di nuovo in questi giorni? Sono 3 giorni che aspettiamo che arrivi Musa e Danjuma, non diciamo più niente, sono i 2 candidati ovviamente per il sesto e settimo posto nella rosa del Milan dopo i primi 5, però si vede che non, sai, fare le cose in fretta, il Milan ha provato a dare questi giocatori a Pioli prima della tournée americana e secondo me Cardinale ci teneva a avere almeno Musa che è americano, però per accelerare i casi sono 2: o mollano gli altri e non mi sembra che abbiano tutta sta premura, o aumenti tutti in O maniera molla il Milan? vertiginosa, o molla il Milan, avvisi No, Cardinale, molla il Milan hai, nel senso che vai sulla cifra che ti chiede. molla più denaro alla squadra proprietaria del cartellino. Poi sai, puoi anche dire Jerry, magari ti arriva fra una settimana Musa per le ultime 2 partite, cioè vediamo. Sembrano loro, però vedo che oggi addirittura c'è un silenzio tombale, non si sa nulla, nessuno risponde, niente, non c'è il collega che fugge in avanti perché ha saputo qualcosa,
dalla Spagna e dall'Italia non c'è nulla oggi riguardo a questi due giocatori. Invece Carlo, su Dani Uma, credi che possa arrivare con la formula del prestito? Ma A ho questo letto che punto? anche lì, il Villarreal, che è un'altra bottega molto pesante con la quale trattare, vorrebbe che ci sia l'obbligo, perché non vogliono avere sorprese e E dicono: appunto, il Milan secondo te con l'obbligo lo fa? non lo so, non ho idea. Non ho idea, era un'opportunità. Bene, se il Milan non lo fa, troverà altra squadra da Newma, può darsi, però cioè, c'è da dire una cosa, questa cosa dell'obbligo è uscita nelle ultime ore, volevo capire prima se non c'era già questa ipotesi, non mi era mai sembrata. Si tratta di lavorare e trovare l'intese, poi sono riusciti con Leao, Dimbula e compagnia, riusciranno anche con questi. Però oggi fino adesso non è uscito ancora nulla. Tra E se l'altro non lo sembra... fanno oggi, Mm. difficilmente possono partire venerdì, secondo me. Sì, anche perché voglio dire, le tempistiche le tempistiche ormai le conosciamo, quindi Sì, manca potrebbero davvero poco. raggiungere la squadra Sì. invece partire venerdì, sabato, domenica, insomma, ci sono tante soluzioni. Però a oggi non ci sono novità, fino adesso, poi magari in serata qualcosa può nascere. Carlo, tra l'altro sempre a proposito di Villarreal e insomma della sua difficoltà, no, a trattare con questa squadra, in questi giorni abbiamo parlato tanto di un Taremi che esclude Ciukwueze. Vedi Ciukwueze ancora un po' aperta come trattativa o la archiviamo definitivamente? Non si può dire così, Taremi è l'obiettivo, però se tu non vai su Taremi, vai su Ciukwueze, la trattativa diventa ancora più lunga, perché Sì. per Taremi c'è una differenza, ma mi sembra la differenza sia più importante per Ciukwueze. Direi che la situazione è abbastanza magmatica, ma anche abbastanza... il magma procede, ma procede molto lentamente. Il magma non è un torrente in piena. Scende bello rovente, la situazione direi magmatica. No, attenzione però, siamo a metà luglio, abbiamo già preso 5 giocatori, direi di non farci prendere dall'ossessione che se No. per 2 ore non prendi un giocatore, la Juventus non si è ancora mossa, l'Inter ne ha presi 2, ne ha già presi 5 noi. Quindi hai visto l'Inter ha problemi col portiere, non è che tutte le squadre ti pago in 4 rate, ti pago no, 20 non li pago, cioè poi ci sono anche gli interlocutori che non sono d'accordo. E lì è un braccio di ferro tra la voglia di vendere e la paura di tenerti il giocatore che non vuoi, e però la dignità di dire no, io non lo svendo. Quindi è un po' un discorso uguale per Morata, per Ciukwueze, per Taremi. No, anche perché Carlo, voglio dire, proprio sulla fretta, scegliere l'attaccante e l'esterno destro è una scelta importante, quindi la fretta solitamente non porta mai a delle... No, a noi interessa averli per fra un Cioè, è mese, non chiaro per la che ci politica. piacerebbe, no, Sì, ma certo, ci piacerebbe vederli subito e Nesta vedersi e dalla Ibrahimovic ci sono trattativa. arrivati gli ultimi 2 giorni di mercato, e quindi voglio dire, sarebbe meglio e giocheremo con Giroud in partenza, magari perché Taremi arriva a una settimana dall'inizio del campionato, e quindi poi sai, le prime 3 si gioca una volta alla settimana, quindi non c'è già la premura di avere l'alternativa. Il Giroud può giocare tranquillamente le prime 3 partite scadenzato una volta alla settimana senza problemi. Bisogna averlo, le alternative, quando inizia la Champions League. Allora inizia. Ti chiedo l'ultima cosa, Carlo, anzi ti chiedono da casa, qual è la tua impressione sulla tematica dello sforzo del Milan? Cioè, secondo te il Milan, se dovesse fare uno sforzo, lo fa più per Taremi o lo fa più per Secondo Ciukwueze? me, non ho capito, secondo me il Milan? Se si dovesse fare uno sforzo per arrivare a prendere questo giocatore, si fa più per Taremi uno sforzo o si fa più per Ciukwueze? Oggi sei molto, fai delle domande molto insidiose, perché cosa vuoi che ti risponda? Nel senso che se tu fai lo sforzo per Ciukwueze, in questo momento mi sembra più complicato
andare a trovare un attaccante che una fascia destra. Fascia destra qualche alternativa le hai. Hai visto, sempre per citare l'Inter, che è andato su Morata, ma anche l'Inter non aveva uno spettro di giocatori sostenibili per le loro casse come per le nostre, che tu puoi andare ne puoi scegliere 4 o 5, cioè difensori centrali li trovi, l'attaccante centrale in questo momento è complicato, quindi secondo me vanno più su Taremi, perché è un po' più facile poi trovare fasce giocatori a destra. Se tu vai su Chukwueze, è l'attaccante centrale, se devi dirlo a me, non so che nome mettere. Sì, la punta è un ruolo molto molto complicato da trovare con tutte le Ma caratteristiche soprattutto a che buon sappiamo. prezzo, e a buon Sì. prezzo è difficile trovarlo, perché se sono un po' là con l'età puoi anche sperare, ma se non sono là con l'età è un disastro. Carlo, io ti ringrazio, ti saluto, ti do appuntamento sempre qui domani alle ore 19 e scusami per le domande insidiose, ma Esatto, spero meno domande insidiose, perché sinceramente, sai, si parla di strategie, ma fossi io a studiarle ti potrei dire faccio così. Lì non so che cosa, sai, poi il mercato è molto variabile, magari li mollano tutti e due e trovano un'opportunità, una terza, sai, non si può mai sapere sì, è così. abbastanza imprevedibile il tutto. Certo, certo. Grazie Carlo, a domani. Un abbraccio a tutti, un saluto.